Oggi ho fatto l'ennesimo viaggio della speranza con la carriola lungo la mulattiera con a bordo 70 kg per portare questo mostro qui. Questo è l'UMSIENK All-in-One. Che cos'è? È un impianto di accumulo completo, tutto in uno, all-in-one, tutto in uno, quindi semplicissimo, non dovete fare praticamente nulla di particolare a livello tecnico, tutto incluso qua dentro. Quindi abbiamo la batteria, l'inverter, il regolatore di tensione MPPT, tutti i vari sistemi di sicurezza, tutte le varie uscite, e praticamente serve per costruirvi il vostro impianto fotovoltaico oppure anche il vostro gruppo di continuità domestico per baita, per dove volete voi, insomma, senza comprare tutti i vari pezzi separati. Ma la cosa incredibile di questo UMSIENK è il prezzo, ma prima di dirvi il prezzo vi faccio un riepilogo delle caratteristiche tecniche. Il brand non mi ha pagato per parlarvi di questo prodotto, me l'ha mandato da testare. Scopriremo assieme se vale la pena, appunto considerando che il prezzo è estremamente basso, se vale la pena l'acquisto. E io sono qui in veste un po' di tester e lo utilizzerò non come impianto principale ma come impianto di backup secondario. Adesso andremo a fare l'installazione e vi faccio vedere come ho intenzione di usarlo. Non ho intenzione al momento di sostituire il mio impianto principale, lo metto lì di fianco e in un futuro poi vedremo. Riepilogo breve delle caratteristiche tecniche, perché vi dicevo che secondo me ha un prezzo veramente ridicolo per quello che offre. Quindi questo impianto eroga 5 kW di potenza nominale dall'inverter. Insomma, è più del contatore di casa. Normalmente il contatore di casa sono 3,3 kW, qui abbiamo 5 kW. 5 kWh di accumulo già inclusi in questo pezzo qui, ovviamente espandibili con tutti i moduli di batterie della UMSIENK. Ingresso dal fotovoltaico 9 kW. Fa anche da gruppo di continuità, quindi in caso di blackout subentra subito come gruppo di continuità. Si può installare singolo, si possono installare diverse unità assieme, quindi si può anche amplificare la potenza dei 5 kW, può diventare 10 e così via. Oppure possiamo installare le batterie semplicemente. La batteria litio-ferro-fosfato garantita dai 6 agli 8000 cicli di carica-scarica completa, ma ovviamente la sua vita reale sarà molto più lunga tendenzialmente, quindi un impianto che dovrebbe essere destinato a durare moltissimi anni. E aggiungiamo alla conclusione, cioè il prezzo, sta a meno, l'ho guardato prima, meno di 1000 euro. Adesso io ho visto sul sito ufficiale UMSIENK, ci saranno credo da aggiungere le spese di spedizione, adesso non so quanto possano essere, però fate conto che intorno forse ai 1000-1100, non lo so. Comunque stiamo parlando di una cifra che fino a poco tempo fa era inimmaginabile per un impianto di questo genere. È veramente incredibilmente economico, quindi se volete farvi un impianto serio per la baita, voi prendete un modulo di questo e già siete a posto praticamente, perché già di suo è potentissimo. Se volete aggiungere altro accumulo, prendete le batterie, potete fare 10, 15, 20 kWh di accumulo, quanto volete, in base a quanto potete spendere, ma sappiate che con circa 1000 euro vi portate a casa un mega impianto che fa funzionare tutto e al quale potete collegare un'isola fotovoltaica estremamente potente. Questo sulla carta, poi adesso andremo a vedere se è realmente così, se è un impianto valido, perché sembra che costi quasi anche troppo poco, diciamo, sembra davvero molto economico. È vero che i prezzi si stanno abbassando sempre di più nel corso del tempo. Andiamo a trovare una sistemazione per questo UMSIENK e vi faccio vedere cosa ho intenzione di fare io, perché ho intenzione di fare delle piccole modifiche al mio impianto per renderlo ulteriormente performante.
Non è certamente un impianto portatile perché, come avete visto, si fa una fatica notevole per trasportarlo, sono poco meno di 70 kg, però ha queste due maniglie laterali per il trasporto in due persone, si muove. Non è molto ingombrante perché è abbastanza compatto come impianto. Possiamo vedere il pannello laterale di qua. Abbiamo il pulsante di accensione e spegnimento dell'inverter, il pulsante di accensione e spegnimento della batteria, il breaker. Questi sono degli interruttori per la corrente alternata in entrata e in uscita, due prese Schuko, e qua sotto ci sono gli ingressi dove collegheremo i cavi dell'ingresso del fotovoltaico, quindi c'è un ingresso per il fotovoltaico, ingresso per la corrente alternata e l'uscita per la corrente alternata. Dall'altro lato invece, adesso vabbè non lo riusciamo a vedere, ma c'è una presa USB alla quale si collega questa chiavetta che serve per la connessione wifi per utilizzare la sua app, e poi c'è una porta BMS per la gestione del Battery Management System. Ho completato l'installazione. Io ho deciso di installarlo a terra, ma sappiate che all'interno della scatola ci sono i tasselli e le staffe per il fissaggio a muro, quindi è un impianto che è ideato anche per essere fissato a muro. Adesso è già in funzione e vi faccio vedere cosa ho pensato per il mio caso come utilizzo di backup. Possiamo anche sentire la rumorosità durante l'utilizzo, sembra abbastanza silenzioso. Sono entrato nell'UMSIENC dal mio impianto principale con la corrente alternata in modo da ricaricarlo quando il mio impianto principale è pieno. Quando le batterie sono al massimo ricarico l'UMSIENC e lo tengo come carica extra di scorta. Dall'UMSIENC altri due cavi vanno a collegarsi all'impianto e alimenteranno tutto quello alimentato dalla 220. Per passare da un impianto all'altro in modo sicuro, pratico e veloce ho installato un commutatore. E questa levetta qui, che se viene tirata verso l'alto, passa all'impianto principale. Adesso sta funzionando sull'UMSIENC, che va ad alimentare una ciabatta alla quale sono collegati tutti i carichi della 220. Ho installato anche un magneto termico da 16 A perché sul mio impianto qui della baita non ho intenzione di andare oltre i 16 A, proprio perché è dimensionato così, quindi i cavi sono dimensionati per i 16 A, e se ho bisogno di utilizzare, di sfruttare i 5 kW dell'UMSIENC mi collego direttamente con una presa all'UMSIENC nel caso dovesse servire questa elevatissima potenza, ma nel mio caso con 3,3 kW faccio assolutamente tutto. E quindi questa è la soluzione che ho pensato io per utilizzare l'UMSIENC come secondo impianto da utilizzare nel momento in cui l'impianto principale è scarico, soprattutto per l'inverno. D'inverno faccio sempre fatica a starci dietro, magari capitano delle giornate in cui si riesce a caricare bene l'impianto, ma poi le giornate brevi fanno sì che magari qualche nuvola, qualcosa, non riesca a far ricaricare totalmente l'impianto principale. Allora in quel caso a batteria finita subentra l'UMSIENC. È anche un discorso di ridondanza dell'impianto, in modo che se ci fosse un guasto su questo automaticamente io posso continuare a fare le cose normalmente con l'impianto dell'UMSIENC. Quella che avete appena sentito è la massima rumorosità dell'impianto, che ho portato a 3,8 kW. Ho acceso forno, fornelli, un po' di elettrodomestici per appunto sollecitarlo un po'. Quindi quando andiamo su potenze elevate sentite che comunque è abbastanza rumoroso, quindi insomma magari non installatelo proprio in camera da letto dove dormite. Qui vabbè ho il manualetto di istruzioni che è solo in inglese. Questo impianto
Ovviamente si può programmare in quanto anche gruppo di continuità, da impianto da utilizzare anche in ambito domestico. Si può quindi selezionare priorità fotovoltaico, priorità rete, priorità ibrido, si può programmare come volete in base alle vostre esigenze. Il display è un display digitale molto semplice, ovviamente da un impianto così a basso costo non possiamo pretendere di avere tutti i vari fronzoli, display a colori, LCD, super mega figo, tutto molto base, ma tutto funzionale. Io al momento sto usando per alimentare tutto l'impianto della baita. Ovviamente io non vi posso dare una recensione a lungo termine perché mi è appena arrivato e lo sto provando, vi saprò dire qualche cosa più avanti. Comunque si presenta decisamente bene perché collegato in modo semplice ha iniziato a fare il suo lavoro senza nessun tipo di problema e come vi dicevo un impianto molto, molto semplice ma efficace considerando il suo prezzo davvero estremamente basso. C'è anche l'applicazione, c'è un'applicazione che anche questa vi devo dire non è che sia l'applicazione più bella che abbia mai visto, però è un'applicazione che ci permette di monitorare tutto, la rete, i pannelli fotovoltaici, lo stato di carica della batteria, i carichi connessi all'UMSIENC. Stavo un pochino spulciando l'applicazione e anche questa insomma ci permette di fare diverse regolazioni. Vi faccio un esempio: il livello di scarica della batteria di base è impostato al 20%, noi possiamo impostare una percentuale più bassa o più alta prima di, diciamo, di staccarsi. Adesso quando arriva al 20% va in modalità di risparmio, spegne l'inverter e finisce lì, ma volendo possiamo farlo andare oltre. La modalità installativa che avete visto oggi qui con me in baita è equiparabile a quella di un gruppo di continuità domestico, con la differenza che io ho messo un commutatore manuale e non un commutatore automatico. Con un commutatore automatico, nel momento in cui viene a mancare la corrente di rete, il commutatore switcha automaticamente sull'UMSIENC che provvede istantaneamente a fare gruppo di continuità e ad alimentare tutta la casa. Nel mio caso non ho bisogno di questa immediatezza perché vengo ad agire manualmente e all'occorrenza questo qui lo utilizzo come vi ho detto prima, come riserva di energia. Adesso per un po' lo farò andare, lo testerò in modo da potervi rispondere poi se vorrete avere maggiori informazioni anche sotto nei commenti. Però cosa vi posso dire? È un impianto che costa meno di 1000 euro con 5 kW di erogazione di potenza nominale, 9 kW di ingresso dal fotovoltaico, 5 kWh di accumulo con batterie litio-ferro-fosfato, gruppo di continuità, espandibile, programmabile, senza fronzoli ovviamente come vi dicevo, senza cose superflue per mantenere basso il prezzo, molto longevo e direi che è una cosa che fino a poco tempo fa era praticamente inimmaginabile, quindi mi sembra davvero un ottimo impianto low budget e direi non per iniziare ma come impianto definitivo che vi permette di fare assolutamente tutto. Quindi vi dirò ovviamente nel corso del tempo la mia esperienza, ma così su due piedi vi dico figata, cioè è davvero pazzesco che possa costare così poco. Se volete avere ulteriori informazioni vi lascio tutti i link in descrizione, controllate, magari c'è qualche codice di sconto, sicuramente ci saranno dei link di affiliazione, quindi se siete interessati a prenderne uno, se usate il link di affiliazione mi fate un grande piacere, così magari riesco un pochino ad espandere ulteriormente il mio impianto. Vi ringrazio, se avete domande mettetemele pure nei commenti, nel limite del possibile cercherò di rispondervi. Ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti, ciao da Luca, alla prossima.